E finisce qua. Finisce qui. Inter 1, Lazio 1. Salutiamo così San Siro con un pareggio per questa stagione, l'ultima partita in casa. Al gol di Kamada risponde Dumfries nel finale con un'esultanza poi da andremo ad analizzare. Thuram chiude stremato in questa partita, un Thuram che un po' come tutta l'Inter nel secondo tempo si era già proiettata ai festeggiamenti, si era già proiettata un po' anche all'europeo, alla necessità di tenersi dentro qualche energia. Partita in cui Simo l'Inter va sotto con una Lazio molto ben organizzata, che ha giocato bene, quindi i complimenti all'avversario vanno fatti, ma è un Inter che non meritava assolutamente di perdere questa partita per quello che si era visto. Non è stata l'Inter brillante magari che ci ha condotto fino allo scudetto a livello proprio di intensità e a livello anche di tutto quello che è stato messo dentro questa partita, però tra i miracoli di Provedel, il palo di Lautaro Martinez e le inevitabili distrazioni che potevano esserci tra la festa scudetto, l'aver già vinto e le questioni societarie, eccetera, era una partita che, diciamo, poteva avere delle difficoltà contro una Lazio in buona forma, contro una Lazio che doveva fare punti per la zona Europa. È un pareggio che non rovina la nostra festa di oggi, smuove ancora un pochino la classifica della Lazio, forse accontenta tutti ai punti. Se l'Inter avesse vinto non avrebbe rubato nulla, secondo me. No, esatto. La sconfitta sarebbe stata difficile da digerire, sempre rimanendo nel contesto di una gara che non conta nulla, perché quello che si è visto in campo ci avrebbe dovuto portare a fare almeno un gol, appunto. Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla, arriva un pareggio, ripeto, in una partita dove poi il risultato conta fino ad un certo punto, per non dire appunto nulla. E diciamo che sono curioso anche di capire, l'hai accennato prima, l'esultanza di Dumfries, perché l'hanno rinquadrato anche adesso, ha fatto una faccia come per dire non mi interessa, non so, sto cercando di percepire senza avere grandi strumenti, però è stata un'esultanza strana, non ha esultato, faccia un po' così, ha salutato il pubblico, cioè sembra proprio andare tutti in una direzione. Comunque vabbè, alla fine l'importante è non averla persa, perché sarebbe stato quel dettaglio fastidioso in una festa che adesso sta per cominciare con la coppa che verrà alzata. Bella anche l'immagine dell'incisione in tempo reale della Coppa. Certo che con l'Inter che ha già vinto, vabbè, questa scenografica si poteva incidere anche prima probabilmente e arrivare pronti. Però è bello così. È bello così, Simo, chiudere una stagione straordinaria all'ultima a San Siro. È stata davvero comunque una festa anche a livello di stadio, a livello anche di chat di chi ci ha seguito in diretta, perché oggi c'era comunque, al di là di quelle che sono le notizie extra campo, che poi dopo a parte commenteremo, che ad alcuni ha rovinato un po' l'umore, però almeno da parte mia c'era la voglia di godermi fino all'ultimo questa stagione. Questa era l'ultima a San Siro, quindi mi sono goduto questa partita. Ci godremo anche l'ultima con il Verona, sicuramente. Un grandissimo clima, coreografia bellissima, perfetta da parte del pubblico nerazzurro, un'atmosfera veramente giusta per questa tipologia di festeggiamenti. È stato bello vedere anche Inzaghi comunque che se la va a giocare con i titolari, perché la scelta comunque è ricaduta su tutti i giocatori che hanno fatto parte, che sono stati fondamentali in questa stagione. Torna anche Acerbi dal primo minuto dopo i problemi di pubalgia. Ennesima intervista a Lautaro Martinez in qualità di capitano. Adesso saremo curiosi di capire se parlerà di nuovo del rinnovo di contratto, a maggior ragione in queste ore così molto molto particolari. Simo, tu come hai vissuto questa partita? Che clima c'è stato? A me è apparsa un Inter comunque, dicevo, meno feroce, ma comunque che ha onorato la partita, ha onorato il pubblico, ci ha provato. Magari nel secondo tempo, dopo quella fiammata, sui primi 15 minuti di gioco, con il palo colpito da Lautaro Martinez, la palla che sembrava non volesse entrare, non c'è stato quell'assedio totale di chi vuole vincerla a tutti i costi, però non è stato nemmeno un Inter che ha mollato, anzi la Lazio si è rintanata dietro, si è chiusa, quindi faceva tanta densità, eppure abbiamo creato i presupposti per andare al gol e abbiamo anche trovato il gol. Sì, poi lo dicevo anche in cronaca, io faccio notare che
la maggior parte di questi ragazzi in estate avrà degli impegni importanti con le nazionali, quindi si scende in campo per onorare l'impegno, per onorare lo splendido pubblico che anche oggi ha riempito San Siro, per onorare la giornata di festa. Non si scende in campo per rischiare di farsi male a un mese scarso dall'inizio delle competizioni. Quindi già questo ti toglie una percentuale di ferocia legittimamente, secondo me. In una partita dove però, come hai detto, l'Inter ha fatto la sua gara, si è trovata contro l'MVP, che secondo me oggi è Provedel, nella Lazio, perché ha parato tutto a parte il gol di Dumfries, ed è stata, secondo me, la classica squadra che gioca una partita in casa, in un clima di festa, al risultato già raggiunto, cioè davanti bene, non benissimo, ma bene, dietro un po' allegri, un po' all'acqua, non allegri, Max, un po' all'acqua di diciamo, perché di fatto tutte le volte che la Lazio prova ad attaccare, la metà delle azioni, soprattutto nel primo tempo, sono nate da errori nostri, in costruzione, di distrazione e di misura. Altre volte comunque trovava spazi, trovava la possibilità di arrivare al tiro. Mi sembra proprio quel tipo di partita lì. Poi c'è voluto anche un gran Pavari in 2 situazioni per fermare i loro attacchi, ma tutto sommato la sconfitta di fosse anche arrivata una sconfitta, la sconfitta di Sassuolo era proprio un altro tipo di partita, un altro Sì. mondo, questo sicuro. Sì, sono d'accordo. Poi ho letto qualche commento di qualcuno che diceva avremmo potuto prenderci ancora qualche record in più Sì. in questo finale di stagione, qualche giocatore che ancora deve sbloccarsi, ci auguriamo possa farlo contro il Verona. E poi c'era anche il possibile record difensivo, ma oggi subiamo un altro gol purtroppo. E quindi vabbè, diciamo, a me personalmente questo non rovina il finale di stagione, anzi rimane una stagione esaltante, una stagione che, ragazzi, tornare cioè poterci godere le ultime giornate senza l'assillo del risultato è un qualcosa che non capiterà, o comunque che non è capitato molto di rado, quindi io mi sono goduto ogni singola partita, ogni singolo momento con questa grande squadra. Forse oggi volevamo vedere anche qualche esperimento in più, però si vedeva che Inzaghi non voleva perderla, quindi anche oggi le scelte sono state in continuità con quello che abbiamo sempre visto. Buchanan inserito forse un po' tardi e di nuovo a sinistra, ma ormai lo abbiamo capito che almeno fino a fine stagione sarà sempre così, a meno di ribaltoni poi durante il mercato e di novità per la prossima estate. Sanchez inserito come terzo attaccante per l'assalto finale, Frattesi al posto di Mkhitaryan con Barella, quindi che si è spostato a gara in corso sulla sinistra. Darmian lì sulla destra, oggi forse è mancato un po' di apporto offensivo da parte di Darmian, mentre la sinistra ha spinto e costruito molto di più. Poi a parte faremo anche le pagelle e daremo tutti i voti. E Carlos Augusto schierato da vice bastoni, quindi niente di nuovo sotto il cielo di San Siro. Di nuovo, Simo, registriamo nel prepartita le dichiarazioni di Marotta, quindi parliamo un attimo anche di questo. Marotta che ha parlato di grande ottimismo, che ha parlato ancora di situazione che passa sopra la nostra testa. Sul nostro sito passioninter.com trovate le dichiarazioni complete. Io ho ridotto il messaggio di Marotta a 2 punti dal mio punto di vista. Il primo punto è riconoscenza nei confronti di Steven Zhang. Non sappiamo ancora o non possiamo dirlo che cosa accadrà. Comunque Steven Zhang è normale che ad oggi è il presidente dell'Inter ed è giusto che un dipendente comunque pubblicamente sia riconoscente, anche perché oggettivamente Marotta ha avuto grandi poteri, ecco, con la delega da parte di Zhang, e ha potuto ottenere grandi risultati in questi anni con l'Inter. Il secondo passaggio è: qualsiasi cosa accadrà nelle prossime 48 ore a livello di proprietà, siamo tranquilli, i conti sono dalla nostra parte e possiamo essere ambiziosi in qualsiasi modo. Dichiarazioni che si aggiungono a quelle di Palazzo Marino, con le quali aveva detto di alzare l'asticella. Nel mezzo c'erano state quella famosa tremenda situazione di cui aveva parlato alla vigilia di Inter-Lazio, che però oggi ha ridimensionato un pochino con questo messaggio più ottimista. Tu che idea ti sei fatto su queste parole? E poi andiamo in chiusura. No, hai detto tutto benissimo. Marotta giustamente fa notare i risultati che hanno raggiunto fino ad ora, perché poi dipendono anche e soprattutto dalla gestione che lui, in qualche modo, tra virgolette,
ha condotto a livello operativo. Che ci sia un grande rapporto con Zhang lo ripete ad ogni intervista, e quindi immaginavo lo facesse anche oggi. Che poi le cose cambino da martedì in poi, gli unici che lo sanno sono i diretti interessati. Marotta secondo me rientra in quelli che hanno sicuramente molte informazioni, ma forse nemmeno lui può sapere fino in fondo cosa accadrà, e se anche lo dovesse sapere non di certo lo viene a dire oggi pubblicamente. Quindi, come abbiamo detto anche in queste ore sui nostri canali, facciamo ipotesi, si discute, ci si scambiano idee, però di fatto, uno, abbiamo informazioni limitate, tutti noi che siamo al di fuori di quei pochi che stanno conducendo queste trattative. Due, la deadline è fra veramente pochissime ore. Quindi rimaniamo in attesa. Quando scavalleremo questo famoso 20 di maggio, già avremo delle risposte e poi da lì potremo cominciare a fare dei ragionamenti. Diciamo anche di Lautaro Martinez che a fine partita sulla questione Zhang dice sono loro che stanno gestendo quella cosa, noi ci occupiamo del campo, oggi ci godiamo la festa con le nostre famiglie e il nostro pubblico, e sul rinnovo di contratto dice adesso non so cosa succederà, sicuramente in questa settimana dobbiamo cercare di trovare un accordo. Mi è sembrata una dichiarazione già un pochino più aperta, poi me la voglio riascoltare per bene a freddo, letta così trascritta, è sembrata una dichiarazione di un incontro imminente e si è atteso solo di concludere questa stagione, questa questione societaria per potersi sedere al tavolo e andare al dentro o fuori. Quindi inevitabile comunque che la questione fosse legata anche al discorso proprietà. Direi che possiamo chiudere qui questa clip su questo Inter-Lazio. Adesso nella festa post partita analizzeremo le varie facce, eventuali saluti particolari, cerchiamo di cogliere anche qualche indicazione, se arriveranno anche altre dichiarazioni. A parte pubblicheremo poi come sempre le pagelle con con i voti della community ai giocatori dell'Inter scesi in campo stasera. Mi raccomando, iscrizione al canale e vi aspettiamo nel club di Passione Inter per analizzare tutte le notizie del momento qui insieme a noi.